Ok, let's go. Ci siamo cascati anche noi. Winamp Ultra. Cosa intendo? Intendo che siamo rimasti per tanto tempo ad osservare l'evoluzione di questo brand, chiedendoci se era all'altezza di impianti importanti, se potevamo costruire dei multi-room in locali, in stanze in modo affidabili, se riusciva a pilotare diffusori importanti come ad esempio le Boresen X3 qua dietro, se tanti se. Quindi vogliamo scoprire oggi con voi se è per noi il momento di trattare o meno questo brand che sicuramente è sulla bocca di molti, insomma si è conquistato perlomeno tante visualizzazioni. Vedremo se vale la pena appunto andare avanti. Bene, quindi rimanete con me perché scopriremo Winamp Ultra, uno degli ultimi prodotti di casa Wim, un amplificatore da 100 watt, sono tanti 100 watt quando sono fatti bene, con uno streamer a bordo, e lo andremo in realtà anche a testare con altri due prodotti, Eversolo Play, scusate, un altro amplificatore con streamer, un altro brand abbastanza importante, e l'M1 di Marantz, su quest'altro prodotto siamo molto affezionati, quindi insomma andremo a capire in effetti dove posizionare il nostro Wim. Benissimo, quindi incominciamo subito. Io intanto mi presento, sono Stefano Cosi, questa è Alta Fedeltà. Se volete scoprire i segreti e evolvere i vostri impianti, rimanete su questo canale. Abbiamo anche Premium Hi-Fi by Stefano Cosi, appunto, che è la mia selezione di prodotti, e quindi tutto quello di cui vi racconto lo testo in prima persona e vi racconto quelle che sono sensazioni. Quindi mettetevi comodi, iniziamo subito con Winamp Ultra. Bene, prima di capire che cos'è, cerchiamo di capire chi è. Non tanto Wim, ma Linkplay, ossia la società in effetti di software che è dietro a Wim. Allora, Linkplay nasce nel 2014, è un gruppo di ingegneri con un know-how molto particolare, infatti ingegneri che provengono sia dal gruppo Harman Kardon, sia dal gruppo Google e da altre società tecnologiche, quindi un gruppo veramente interessante, sul pezzo sicuramente, votato al futuro, alla tecnologia, all'innovazione, e con un occhio, anzi un orecchio, in questo caso all'audio anche di alto livello. Appunto Harman Kardon comprende veramente tanti brand di qualsiasi livello, per cui insomma veramente prometteva decisamente bene. Per un po' di anni hanno lavorato come appunto disegnando software ottimizzati con controlli vocali, applicazioni di controllo, sempre nel mondo audio, ma per terze parti, per altre aziende. Fino al 2021-2022 hanno creato il brand Wim. Bene, io vi svelo che sono stato in realtà tra i primi in Italia a maneggiare Wim, perché è il primo distributore, insomma collaboravamo a stretto giro, come si dice, a stretto contatto, e quindi appena arrivato in Italia ho testato subito i primi prodotti, che erano il Wim Mini, questa specie di così saponetta molto compatta, e poco più tardi è arrivato il primo streamer un pochino più evoluto. Il primo è stato proprio il Wim Mini. Bene, le sensazioni erano state di avere un'app in effetti molto affidabile, molto entusiasmante, molto insomma si vedeva che dietro c'era una squadra molto forte sul software. Ecco, l'oggetto in sé era veramente un giochino, funzionava, quindi faceva da streamer sostanzialmente, quindi ci permetteva di rendere smart un sistema magari che non lo era, e a quei tempi non era ancora così scontato, diciamo, c'erano ancora i primi streamer, insomma il mondo della musica liquida era ancora all'inizio, sembra passata una vita, erano appena 5 anni fa, ma vi assicuro che c'era ancora da convincere parecchia gente tra CD, il DAC classico e gli streamer. Bene, sicuramente c'erano già integrate funzionalità di multi-room, e questa è una cosa sul quale Wim ha investito parecchio, e quindi insomma la strada era abbastanza tracciata, però era ancora prematuro chiamarlo prodotto hi-fi o comunque andarlo ad abbinare a sistemi di più alto livello. Bene, ma arriviamo ad oggi. Winamp Ultra, questo oggettino che testeremo fra poco,
oggi fa parte di una gamma di 14 prodotti, in effetti, dove abbiamo streamer di diversa tipologia e forme, questo per permetterci di abbinarlo in effetti in sistemi custom, in sistemi appunto in progetti fatti apposta, quindi dove non serve ad esempio il display, e poi amplificatore, insomma addirittura un diffusore amplificato, quindi permette di creare in effetti sistemi multi-room, multistanza, sia in situazioni professionali sia nelle nostre case, in modo molto agile, quindi ovviamente in wifi o no, ovviamente ci permette di goderci tutto il nostro mondo streaming, le nostre applicazioni, eccetera, eccetera. Perfetto. I primi prodotti che abbiamo testato sono stati appunto gli ampli e streamer di una generazione indietro, quelli senza display appunto, un amplificatore a 60 watt, con l'impressione, ve lo dico chiaro, che non fosse per nulla all'altezza dei nostri appunto di discorsi un po' più seri, quindi l'applicazione la vedremo magari fra poco, devo dire sempre molto efficace, e veloce, facile da usare, cioè a livello di software siamo veramente ad un livello importante, veramente un livello importante. A livello di elettronica non eravamo assolutamente in una linea insomma gestibile, ecco, non so come dire, insomma ad un livello accettabile. Bene, Amp Ultra si propone con una differenza, intanto un 100 watt sono tanti anche solo da dichiarare, e quindi insomma ci è venuta voglia di rifare questo test e lo faremo appunto insieme. Quindi partiamo subito. A cosa lo abbiamo abbinato? Come vi ho accennato all'inizio, l'ho voluto abbinare a intanto casse importanti o comunque abbastanza importanti. Qui dietro di me ho le Boresen X3, delle casse sono un 3 vie ovviamente, con un tweeter a nastro, woofer molto particolare di casa Boresen. Parliamo di un range di prezzi intorno ai 10.000 euro, ve lo dico subito. Mi chiederete perché? Perché sì, io voglio tirar fuori tutti i pregi di un amplificatore, ma anche tutti i difetti, se vogliamo analizzarlo, no? Quindi quando andiamo, se vogliamo fare i giri in pista con se vogliamo andare a comprare una macchina, i giri se li fanno fare in una zona dove possiamo accelerare, non in centro paese, no? Quindi voglio poter mettere il turbo a questo amplificatore. Benissimo, dietro c'era tutto il sistema, in questo caso ottimizzato per le casse, quindi abbiamo un distributore di alimentazione di casa Access, sempre il mondo Boresen, il mondo danese Boresen, e anche qui cavi Access, quindi insomma tutta la catena era abbastanza curata, quindi non c'erano scuse, tutto quello che sentiremo è tirato a lucido, diciamo, come dico io. Bene, partiamo subito da 3 fattori che io cerco sempre di mettere a fuoco quando testo un impianto, quando scelgo i prodotti. Sono performance, ossia ovviamente il livello che tiriamo fuori, sono controllo, facilità di controllo, di gestione di questo oggetto, quindi oggi i prodotti devono essere facili, e design, e devono essere chiaramente dei prodotti integrabili nei nostri salotti, nei nostri ambienti. Partiamo dal design, che è la cosa più facile. Esteticamente, vedete, molto elegante, questo display enorme che ci permette finalmente di gestire con il telecomando, quindi c'è anche un bel telecomando, la macchina senza dover stare per forza sul nostro telefono. Molti mi dicono ma tanto ho il display del telefono o dell'iPad. Bene, non tutti vogliono avere sempre questi device in mezzo alle scatole, diciamo, in mano perennemente. Quindi avere un display con il nostro telecomando ci permette di guidare il nostro oggetto senza problemi. Benissimo, vediamolo dietro. Ecco, vediamo che anche la parte back, diciamo, è molto elegante, molto minimal. Ecco, con qualche limite mi ha deluso un po' la spina tripla, la spina di alimentazione tipica da alimentatore da PC, e che ci limita un po', cioè siamo un po' in difficoltà se volessimo fare degli upgrade e quindi aumentare il livello dell'alimentazione di questo apparecchio. Questo non è mai una bella presentazione per me, perché mi fa capire che si fermano lì e non ti danno neanche la possibilità di crescere. Va bene. E abbiamo i connettori per le casse, come vedete,
possiamo inserire anche qua solo banane, quindi no forcelle, non riusciamo anche qui ad alzare di livello la nostra macchina, quindi le forcelle sapete che insomma quando i cavi sono molto importanti di solito si usano le forcelle. No, qui no, dobbiamo entrare assolutamente con banane. Ok, poi vediamo le varie tipologie di uscite e entrate, va bene, sono quelle ormai classiche. Vediamo che c'è un'uscita sub, quindi il nostro prodotto si può abbinare insieme all'HDMI a sistemi video, quindi a un monitor, a un televisore, a una smart TV e andarci a creare un sistema 2.1 smart in modo assolutamente facile. Questo è una cosa parecchio interessante, è ormai diciamo lo troviamo dappertutto, ormai l'HDMI ARC ci permette di prelevare l'audio del TV e quindi andare a insomma migliorare assolutamente il nostro televisore. Quindi a livello di design devo dire ci siamo, un bel prodottino. Anche l'unboxing, le nuove scatole sono tutte in stile un po' Apple, ecco, chi ha mai maneggiato prodotti Apple sa che li tiriamo fuori in un certo modo. La scatola è molto molto curata, a livello di packaging veramente top. Benissimo, iniziamo a farlo andare, farlo rodare, quindi sia veniamo alla parte di controllo sia alle performance. Bene, il controllo di solito lo testiamo subito, lo testiamo quando dobbiamo installare questi prodotti smart in casa col wifi, le password eccetera. Di solito è un disastro, non va mai niente. Bene, qui ci fa scaricare subito l'app tramite il display, il codice QR, già questo è molto buono, non dobbiamo andarcelo a cercare in giro. L'app è veloce da scaricare, anche questo di solito stai lì, vai a fare dell'altro, torni, no, si scarica velocissimamente. Trova ragazzi subito il prodotto tramite il Bluetooth, una cosa stupenda, lo trova subito, quindi inserisco le password del wifi, insomma dopo pochi istanti siamo operativi, questo mi ha già tolto uno stress incredibile. Quindi il nostro giochino è pronto, direi che è facile da installare e vedremo man mano alcune funzioni, insomma mi sembra facile da gestire. La prima cosa che faccio è aprire Spotify Connect, quindi in HD, e lanciare uno dei miei brani preferiti subito, anche molto d'impatto su sistemi hi-fi, che è Benito Madonia, Come un bambino si chiama il brano, ed è accompagnato da una chitarra che conosciamo bene, che è Antonio Forcione, quindi veramente un brano molto molto potente. Ok, lanciamolo subito. C'è musica quando mi sveglio, sento che respiro. Bene, vi dico subito che l'impatto c'è, ci sono due diffusori importanti, un oggettino, questo amplificatore streamer molto compatto, eppure energia ne abbiamo. Ti viene voglia di iniziare ad alzare, abbassare, giocare, provare vari brani. Ma prima di testare altri brani, ecco, stiamo un attimo su questo. Qui c'è una voce importante, una chitarra molto molto curata, quindi veramente tanti dettagli, tante armoniche. Un dettaglio che mi suona subito bene, mi fa stare, insomma mi rende positivo, è che alzando non trovo distorsione sulla voce, cioè alzando di volume, ragazzi, la stabilità energetica regge. Di solito si degenera facilmente su questi oggettini alzando di volume, mandando diciamo tutti i componenti insomma ad alte performance. Qui la stabilità c'è, sicuramente complice anche appunto il livello di cura dell'alimentazione che ci abbiamo messo, quindi abbiamo appunto un distributore di energia di Access, cavi curati. Però insomma la macchina fa il suo lavoro, quindi come accennavo all'inizio, portarlo in avanti ci fa capire quanto in effetti sia funzionale o meno. Da qui in poi ovviamente viene voglia di giocarci, quindi io lancio diversi brani di solito per testare cose insomma in modo veloce, cose importanti come i bassi sicuramente, e gioco molto con le voci perché ti danno subito l'effetto di tridimensionalità, insomma si capisce bene se la parte vocale è curata, se c'è calore, se ci sono dei vuoti, per cui normalmente gioco su alcuni brani uno si chiama Feeling Good, molto bello, con è una serie di voci, sono solo voci, però è un coro, quindi c'è veramente un effetto molto tridimensionale. Poi invece un brano che vi consiglio è di Lucy Jones, Never Give Up on You, per testare i bassi. Ecco, questo è
un passaggio molto importante che faccio sempre. Quindi dopo qualche secondo, circa 20 secondi, su questo brano c'è un basso veramente potente e devastante, vi deve spostare questa roba qui. E assomiglia molto a un basso quasi da film, da cinema, è un brano chiaramente costruito, non è acustico. Bene, quindi lo facciamo anche qui, lo lanciamo. Ecco, e qui qualcosa mi è mancato, ammetto che qualcosa mi è mancato. Non so se è il Winamp, non so se le casse, avendo woofer, sono woofer stretti, diciamo, in questo caso la compatibilità insomma tra i due prodotti ha creato un piccolo vuoto, non è tanto, diciamo non mi ha spostato fino in fondo, fino a quanto credevo. Ecco, qua mi ha leggermente deluso. Bene. A questo punto ho deciso di aprire la sua app e vedere se c'era la possibilità di modificare qualcosa. Si è aperto un mondo, in effetti c'è un equalizzatore molto molto preciso, più diversi tipi di settaggi, addirittura c'è una tecnologia Room Fit per andare a calibrare molto bene la stanza. Comunque andiamo sull'equalizzatore. Mi è bastato toccarlo appena, quindi devo dire veramente preciso, per andare a recuperare in effetti quella imponenza che mi serviva. Quindi anche qui è arrivato Leonardo, il mio collega, e mi ha detto: ma hai toccato qualcosa? Veramente pochissimo l'ho toccato, l'ho toccato nel punto giusto ovviamente, e quindi ho ritrovato anche il basso. Quindi a questo punto devo dire il sistema era veramente godibile. Ecco, vi svelo che è stato qui il mio positivo sdegno, devo dire, sono rimasto positivamente sconcertato e ho detto: ok, energia c'è, performance ci sono, c'è, non distorce, è fatto bene, è compatto, è carino, eccetera, tocca confrontarlo con altri prodotti, cioè per capire in effetti se siamo noi o se non lo so, insomma, a questo punto tocca. Quindi è qui che ho deciso di ok, confrontiamolo con qualcos'altro. E osservando in giro appunto per la nostra showroom, sicuramente uno dei nostri riferimenti è l'M1 di Marantz, che è una macchina da circa 1000 euro, un po' più di 1000 euro, un compatto veramente che abbiamo usato in tante fiere con prodotti molto importanti come le BMW della serie 800, parliamo quasi del top, e che conosciamo molto bene, a cui siamo anche molto affezionati, quindi ci sarà anche un fattore emotivo, spero di no, faremo in modo che non ci sia. E l'Eversolo Play, un oggetto che assomiglia molto a Amp Ultra appunto di WIM. Questo è un 60 watt invece, con anche qui un enorme display. Quindi abbiamo deciso insieme di fare questo esperimento e testare tutti i prodotti insieme. Questo video però vi dico lo trovate solo iscrivendovi a Premium. Che cos'è Premium? È la nostra mailing list dedicata, gratuita, non vi preoccupate, però a cui mandiamo insomma video più particolari e diverse sorprese solo agli iscritti, quindi sarà un video riservato solo per voi. Benissimo, quindi iscrivetevi subito, vi lascio il link qui da qualche parte. Torniamo noi che rimaniamo al nostro WIM e chiudiamo, facciamo un po' di considerazioni finali. Allora, WIM si è evoluta parecchio, quindi tecnologia c'è assolutamente, tecnologia funziona, è affidabile, i prodotti sono carini, possono pilotare qualsiasi diffusore anche aggiungendo dei sub e collegandoli al nostro monitor TV. Quest'anno ci sono i mondiali, per cui non sarebbe male goderci, iniziare a costruire i nostri impiantini abbinando, abbiamo diversi diffusori per creare dei bundle molto vantaggiosi, come ad esempio le Polka Audio. Vi metto qua, trovate già questo bundle costruito sul nostro sito, e per cui devo dire merita assolutamente uno sguardo e un ascolto. Se non l'avete mai sentito andare al massimo, ragazzi, venite in showroom, ve lo facciamo ascoltare abbinato a appunto il sistema giusto per voi. Per cui io per oggi vi saluto, iscrivetevi a Premium e andate a vedere la prova invece con Eversolo Play e M1 di Marantz, due oggetti molto particolari. WIM, Eversolo o M1? Vedremo come è andata a finire. Io ragazzi per oggi vi saluto, ciao, a presto. Bene, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Premium. Su questo canale andremo a fare la selezione dei migliori prodotti
nel mondo audio, video e file dal catalogo alta fedeltà, ma soprattutto